Nella lezione di oggi voglio andare a parlare dei vari effetti che si possono ottenere con l'acquerello. Innanzitutto vi servono dei pennelli. Io ho preso un pennello proprio per acquerello che serve per trattenere e rilasciare l'acqua in maniera graduale, un pennello sempre da acquerello un po' più sottile e più allungato e un pennello di pelo sintetico invece semplice, di questi appunto un pochino più fine. Poi vi serviranno 2 bicchieri di acqua pulita, 2 contenitori per avere l'acqua pulita. Potete procurarvi anche uno spruzzino per riattivare il colore e poi dello Scottex e andremo a fare questa che è un esercizio particolare spiegandovi i vari tipi di effetti che si possono ottenere con l'acquerello, lavorando bagnato su asciutto, asciutto su bagnato, poi effetti particolari, vi mostro degli effetti di trasparenza, degli effetti di caricamento del colore e degli effetti poi di trascinamento del colore. Andiamo subito a procedere. La prima cosa che faccio è riattivo la mia tavolozza dei colori, anche se in realtà ora andrò magari a usare un semplice colore. Vi ricordo sempre di dover passare il colore va passato sempre sulla tavolozza, mai prendere il colore direttamente a meno che non si voglia fare asciutto su bagnato, quella tecnica lì che vi dicevo. Iniziamo subito, bagnato su asciutto, io prendo l'acqua pulita, vedete, con il mio pennello più grande, vado a bagnare il foglio, qui dove io andrò a mettere l'effetto che desidero. Lo bagno ulteriormente, anche molto abbondante. Considerate, se la carta è buona, si bagna, il colore si espande fin dove io ho bagnato. Di conseguenza ora otterremo un effetto molto particolare, che è questo qui. Prendo il colore, questa volta sempre bagnato, perché vedete sto attingendo il colore dal pastiglia in godet, ma è comunque bagnato. Inzuppo l'acqua, ancora molta acqua metto, ok? E io vado a fare ora un fiore, che può essere a caso, vedete? Il fiore non riesco a controllarlo perché l'effetto è veramente sorprendente, di bagnato su bagnato. Vedete come la carta mi vada a diffondere il colore? Vedete? Viene un effetto dove il colore si diffonde in maniera molto irregolare e è una tecnica che io riesco a controllare il giusto. Posso decidere per esempio nel centro poi di metterci dei puntini di colore, però anche questi, vedete come vado a inserirli, anche questi tendono poi a spandersi. Poi andremo a fare l'effetto bagnato su asciutto, quindi prendo il colore sì bagnato, molto bagnato, però lo vado a mettere su il foglio, questa volta asciutto. Sciacquo il mio pennello, passo al pennellino più piccolo, metto i soliti punti di colore ora vado a fare invece l'effetto asciutto su bagnato, quindi ribagno nuovamente a base e vado questa volta però con il colore che è quasi asciutto e quindi l'effetto sarà un po' più controllato rispetto a quello
che avevamo prima. Lo stesso farò mettendo questo colore qui. Ora vi mostrerò l'effetto invece di trasparenza. Come si fa? Si fa prendendo il colore, questo qui, molto diluito, lavorando sul il foglio, mostro qua, poi andremo a fare l'effetto di caricamento. Come consiste? Consiste nel prendere il colore come nell'effetto trasparenza, tipo così, e poi andrò invece a caricarlo più in certe parti. Quindi riprendo il mio colore, intensifico e andrò in alcune parti a intensificare l'effetto. Logicamente anche qui, se voglio, posso mettere. Vedrete, lavorando sempre su bagnato su asciutto, così. E ora andrò a fare l'ultimo effetto, che è quello di trascinamento. Cosa faccio? Prendo il colore sempre uguale, vale a dire così, così, metto un po' il colore, la base, poi prendo l'acqua e vado a bagnare la parte sopra, anche qua, e poi trascino il colore fino a farlo scivolare fin dove ho messo lo stesso. Posso intervenire e far salire più o meno il colore.
A questo punto abbiamo ottenuto i vari effetti. Questo è il colore bagnato su bagnato, questo bagnato su asciutto, questo è asciutto su bagnato, questo è effetto di caricamento del colore rintervenendoci sopra. Questo è l'effetto di trasparenza, passando il colore una sola volta e poi si può rintervenire con effetti di trasparenza, e questo invece è l'effetto del trascinamento. La stessa cosa io posso andare a farle con eventuali, io posso andare a lavorare lo stesso effetto. Vale a dire, Questo è il lavoro finito, spero vi piaccia. Ciao e grazie di avermi seguita.